Signore e signori, benvenuti. Questa non è solo una storia. È un duello tra due forze, spassarsela, cioè divertirsi, godersi la vita, e passarsela, cioè vivere una condizione, bene o male. E, 4 mesi fa, in questo racconto vinceva il secondo verbo, passarsela. Franca e Vincenzo, pur avendo un lavoro, se la passavano male, l'affitto era pagato, ma in ufficio tutti ce l'avevano con loro. Marco, licenziato, si era spinto fino agli estremi di un dramma greco. Viola e Lorenzo, due anime brillanti, soffrivano in silenzio e soli. Solo Maya era salva, se la spassava con la sua saggezza e con Flopsy, il gatto che sa più di quanto dica. Oggi, vedremo se spassarsela potrà ribaltare il destino. Allo stesso tempo, lontano dal borgo della mamma, il gatto di Maya se la passava male, anzi, malissimo. La ciotola dell'acqua era mezza vuota, la ciotola del cibo completamente vuota, e la sua dignità felina ridotta a brandelli. Non sapeva dove fosse Maya, ma era certo di una cosa: quando sarebbe tornata, le avrebbe raccontato, con un miagolio lungo, straziato e teatrale, ogni secondo della sua sofferenza. E per vendetta, avrebbe ignorato le carezze per almeno 5 minuti. 5 lunghissimi minuti. Vincenzo era una persona modesta, ma in quei 2 giorni si era reso conto di quanto fosse bello spassarsela con tutti gli amici nella vecchia casa di Marco. Quella casa era stata ricostruita con amore da Marco stesso. Fu allora che Vincenzo raccontò la storia della sua casa di Roma. Maya, che l'aveva vista solo una volta, per un paio d'ore, disse con un velo di nostalgia: «È una casa stupenda, bellissima, ma oggi non si sente più la sua antica grandezza». Marco non si stupiva affatto che Vincenzo non sapesse trarre il giusto vantaggio dalla sua splendida casa romana. Dopotutto, anche lui, fino a 2 giorni prima, non si era mai reso conto di quanto valesse davvero la propria. Ma Marco se ne intendeva di ristrutturazioni e promise che, alla prima occasione in cui fosse andato a Roma, avrebbe voluto vedere con i propri occhi quella casa dell'orrore. Tutti sentirono che la vita può essere molto più semplice con gli amici giusti. Era il momento di spassarsela. Quel fine settimana, nel borgo della madre di Marco, parve schiudersi una nuova pagina, intatta e luminosa, nelle vite di Vincenzo, di Viola e di Lorenzo. Era come se il tempo stesso avesse deciso di voltare la ruota delle loro esistenze, spingendola verso una direzione inattesa. Vincenzo, con passo fermo, scelse di prendersi finalmente cura della sua casa, e per Viola e Lorenzo, d'improvviso, venne meno la necessità di quei psicologi che, fino ad allora, bussavano alla loro porta 2 volte al mese. Anche Flopsy, nonostante il teatro che i gatti sanno mettere in scena come veri maestri, era finalmente contento. La carne del borgo era carne vera, e lui lo sapeva. I verbi pronominali e idiomatici passarsela e spassarsela derivano entrambe dal verbo base passare, ma il prefisso s, in spassarsela cambia completamente il significato. Passarsela uguale vivere o cavarsela in un certo modo, spesso riferito alla condizione generale di vita. Esempi: se la passa bene vive bene, è in buona condizione. Se la passa male vive male, ha difficoltà. Spassarsela uguale divertirsi molto, godersi la vita o un momento in modo pieno. Esempi: i ragazzi se la sono spassata tutta l'estate e si sono divertiti moltissimo per tutta l'estate. La differenza principale: passarsi la condizione generale, può essere positiva o negativa. Spassarsela sempre positiva, legata al divertimento e al piacere del momento.